Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Bentornati sul mio canale. Oggi tantissime cose da far vedere, parleremo di caffè sul serio, faremo un bel confrontone, vi farò vedere come si riconosce un buon caffè, ma prima di iniziare voglio premiare qualcuno di voi che ha commentato lo scorso video e si è iscritto al canale, e questa volta però voglio cambiare come farlo, e poi vi farò vedere un mega unboxing di un mega pacco che mi è arrivato, che sta lì e mi aspetta, non vedo l'ora di aprirlo. E appunto, prima di iniziare vediamo chi premiare. Come sapete, chi è iscritto al mio canale, chi commenta i miei video e chi interagisce con la community appunto dei miei video ha la possibilità di ricevere un omaggio che io gli faccio. Questa volta però, invece di scegliere io tra i commenti, ho trovato un tool che oggi proveremo, che sceglierà in automatico chi di voi premiare, quindi randomicamente sceglierà qualcuno che ha commentato lo scorso video e che è iscritto al canale. Vediamo chi avrà vinto. Ecco, sta andando, credo. Vediamo. Sta prendendo i commenti da YouTube dell'ultimo video che vi invito a guardare, che è appunto il video con l'intervista al barista incazzato. Veramente Pedro è un personaggio incredibile, se non l'avete già vista andatela a guardare quell'intervista che è fantastica. E vediamo chi decide che vinca tra i commenti questo fantastico tool. È andato finalmente. Perfetto, ha vinto Daria Renzulli. Daria, se stai guardando questo video, ovviamente, scrivimi la mail che trovi in descrizione, scrivimi che macchinetta hai, il tuo indirizzo e tutto quanto per farti recapitare un piccolo omaggio che avrò il piacere di mangiarti. Ma appunto, iniziamo e partiamo subito. Perfetto, allora, come detto, iniziamo da questo mega unboxing. Wow, non ci sta sul tavolo. Proviamo a farcelo stare. Arriva dalla Sicilia e, come dicevo nel video scorso, la Sicilia, anzi 2 video fa, la Sicilia è veramente molto attiva sul mondo cialde e capsule di caffè. Veramente ci sono tante torrefazioni molto brave e attente a questo mondo e a questo mercato. Come dico sempre, se volete mandarmi un pacco o qualcosa, sempre nei commenti, in descrizione a questo video c'è il mio indirizzo. Wow! Ok, non lo rovescio tutto, che è veramente tantissima roba. Abbiamo capito chi me lo manda. È Pop Caffè, che come sapete è un grandissimo produttore siciliano di caffè e anche di solubili. E l'avete visto sicuramente in pubblicità, è veramente molto famoso e che dire, Pop Caffè, grazie, assaggerò tutto questo con calma e anzi qualcosa di questo lo mangerò a voi, quindi mi raccomando, commentate, iscrivetevi al canale e condividete questo video se vi è piaciuto. Grazie Pop Caffè, ho avuto modo di conoscere Andrea, il titolare di Pop Caffè, ma anche Alessio, il direttore commerciale, e grazie per questo gradito omaggio. Lo assaggerò e qualcosa lo condividerò con voi, state guardando il video. Grazie veramente. Bene, ma partiamo con il video di oggi. Oggi voglio fare con voi un piccolo confronto. Voglio confrontare un caffè commerciale, che è il caffè in grani più economico che c'è sul mercato. Considerate che questo caffè l'ho pagato di G-Mocha versione Gran Bar, l'ho pagato 3,99 € alla Lidl. È un chilo di caffè tostato in grani ed è veramente il prodotto più economico che fino adesso ho trovato sul mercato. Pensate che 4 € IVAto è veramente un qualcosa che è incredibile. E oggi lo voglio confrontare con il mio caffè. Ovviamente questo è un confronto di parte, questo caffè è una miscela che ho scelto io, ho tostato io e quindi sarò sicuramente di parte, ma è giusto per fare un confronto tra un caffè commerciale che costa pochissimo e un caffè artigianale selezionato da un torrefattore, quindi diciamo che dietro c'è una cura per fare un prodotto di qualità sicuramente superiore da questo invece un prodotto di prezzo, quindi un confronto impari. Ma voglio farvi vedere come ci può essere una differenza di prezzo tra un prodotto che costa 4 € e un prodotto che costa 12 € o anche di più, perché ci sono caffè in grani che costano anche 20, 30, 40 €. Un chilo di caffè è la stessa cosa teoricamente, sono sempre dei chicchi e i procedimenti sono simili, ma in realtà già da come viene selezionato il chicco alla pianta ci possono essere grandi differenze. Ci possono essere dei metodi automatici per raccogliere la bacca del caffè e il chicco di caffè, oppure ci possono essere dei metodi manuali dove addirittura la bacca del caffè viene scelta e presa uno a uno da appunto l'operatore che sta appunto sui campi di caffè a raccoglierlo. Quindi questo può fare una gran differenza, e quindi un caffè può costare 4 € e un caffè può costare 12 €, può costare anche molto di più. Voglio vedere però se anche visivamente, senza andarla ad erogare in macchina, si nota una differenza tra questi due caffè. Perché non lo testo
in tazza, perché tra il caffè in grani e l'erogazione in espresso c'è un passaggio determinante che è la macinatura. La macinatura tra questa tipologia di caffè e quest'altra è totalmente differente, ma lo è differente anche appunto scegliendo una qualsiasi miscela nel mercato. Ogni miscela va trovata la giusta macinatura, che varia appunto dalla tostatura del caffè, dalla miscela del caffè. Quindi teoricamente tutti i baristi ogni giorno dovrebbero ritarare la propria macinatura del caffè, perché questa addirittura varia sia in base alla miscela ma anche in base alla giornata, la pressione atmosferica, l'umidità, e sono tutti fattori che condizionano la riuscita a buon espresso. Quindi ogni mattina un barista dovrebbe fare dei caffè di prova in cui va a ritarare la macinatura per far uscire un buon espresso. Come ci si accorge un buon espresso? Ci si accorge con l'esperienza sia alla vista sia all'olfatto e poi all'assaggio, ma ci sono anche dei tempi tecnici, cioè nel senso, quando uno macina il caffè, mette il giusto peso, che è di circa 7 grammi all'interno del portafiltro, e va a erogare un caffè deve uscire tra i 22 e i 26 secondi, 26-27 secondi. Se esce molto più velocemente o molto più lentamente potrà essere sovraestratto o sottoestratto, e questo porterà in tazza due risultati totalmente diversi anche se si è partiti dalla stessa miscela di caffè. Verrà un caffè molto più annacquato o un caffè troppo forte, quasi bruciato, appunto a seconda di quanto tempo ci ha messo per uscire. Quindi la macinatura è determinante, ogni mattina va ritarata. Così qui, se io volessi fare un buon espresso in questo caffè, dovrei prima studiare e capire la giusta macinatura, per poi passare a questo caffè e ritarare la macinatura, e appunto sarebbe il risultato figlio da quanto sono stato bravo io a ritarare la macinatura in base alle due miscele. Qui invece voglio fare un confronto molto più facile e visivo, che voi potreste fare semplicemente andando ad acquistare sul mercato questi due prodotti e andare a fare questo confronto che farò io chicco per chicco, perché i chicchi possono avere dei difetti anche visivi. Allora, considerate che una grande distribuzione mediamente margina il 30% sul prezzo al pubblico. Quindi significa che, facendo i conti tra virgolette della serva un po' spannometrici, questo caffè venduto a 4 euro alla Lidl vuol dire che il Lidl almeno un euro l'ha guadagnato. Quindi Gimoca ha venduto questo caffè a 3 euro alla Lidl, e quindi togliendo l'IVA diciamo circa 2,50 euro un chilo. Ma non è 2,50 euro un chilo di caffè, è 2,50 euro un chilo di caffè, compreso la lavorazione e la tostatura, compreso l'impacchettamento e compresa la spedizione presso i depositi di Lidl. Quindi veramente un prezzo incredibile che io veramente quasi faccio fatica a spiegarmi. Se penso a quanto io pago invece i grani verdi di caffè e quanto mi costano, e mi costano più la materia prima grani verdi a me produttore di quanto invece Gimoca riesce a vendere un prodotto già finito, imbustato e distribuito. Quindi capite la differenza di prezzo. Un caffè verde può partire da 1 euro al chilo, ma può arrivare a infiniti euro. Tranquillamente può costare 4, 6, 8, 10 euro al chilo grani verde. A questo va aggiunto ovviamente il costo della trasformazione, il costo dello stoccaggio, il costo della confezione e della lavorazione per confezionarlo, e poi il guadagno del torrefattore. Quindi veramente ci troviamo di fronte a due mondi diversi. Andiamo a aprirli e vediamo se anche visivamente questi due mondi, che sembrano uguali perché sono sempre chicchi di caffè, sono uguali o veramente diversi. Allora, premessa: c'è un buon odore di caffè anche da chiuso. Ho verificato prima di comprarlo e comunque l'ho di produzione molto recente, perché è stato prodotto il 14 dicembre, quindi più o meno un mese fa, quindi emanava un buon odore, sinceramente un odore piacevole anche in macchina. Adesso, respirandolo d'aperto, sento invece dei sentori un po' più piatti e leggermente legnosi. Andiamo a rovesciarlo e vediamo come sono questi chicchi. Ok, allora, perfetto. Allora, cosa notiamo appena aperto? Innanzitutto questo, che non capisco cosa sia, un filo, un pezzo di un qualcosa, e va bene, questo non ci dovrebbe stare. Poi, innanzitutto ci sono tanti colori diversi. Questo è un po' figlio di una non perfetta tostatura, perché ci sono dei chicchi molto tostati e dei chicchi per nulla tostati. E poi l'altra cosa che si nota a primo sguardo è che sono dei chicchi di caffè piccolissimi. Ovviamente quando si va a comprare il caffè, come dicevo prima, il caffè verde, che può costare da 1 euro fino a 4, 5, 10 euro, ci sono tanti calibri di caffè. Ovviamente questi più piccoli sono quelli che costano meno, sembrano quasi degli scarti, senza offendere nessuno. Poi, altra cosa che noto, ce ne sono tanti rotti o particolarmente difettosi. Questo non capisco cosa sia. Questo forse è un pezzo di drupa
che è il frutto del caffè da cui esce il chicco, ma non mi sembra un chicco di caffè, non capisco se è un pezzo, no, forse non lo so ragazzi, forse un pezzo di legno, non lo so. Comunque non è un chicco di caffè. Anche qui questi mi sembrano, più che chicchi di caffè, mi sembrano pezzi della drupa del caffè. Poi vedo tanta frammentazione. Questo non è un chicco di caffè, mi sembra. Eccone un altro, guardate quanti. Queste sono le drupe, che sono appunto il frutto che contiene all'interno il seme del caffè, ma non dovrebbe esserci, qui dovrebbe esserci solo chicchi di caffè. Poi è vero che la legge accetta una tolleranza, cioè ci può essere una percentuale non pura di chicchi di caffè, però qui forse è un po' esagerato. Ok, un'altra cosa che all'occhio risulta molto è, come vedete, questo tipo di difettosità di un chicco mezzo cotto, mezzo no. Questi sono altri pezzettini, di questi ce ne sono infiniti. E poi, come vi dicevo, la difformità nella cottura, cioè io vedo qui dei chicchi carbonizzati e dei chicchi invece poco cotti. Questo ad esempio è un chicco completamente tarlato e di solito questo può essere stato un insetto. Guardate, questo anche non è il massimo. Non so se riesco a farveli vedere perché tra l'altro sono chicchi di caffè veramente microscopici. E poi tanti pezzettini. Questo lucido che vedete sono alcuni oli essenziali del caffè che il caffè rilascia. E allora, il sentore che vi do proprio respirandolo sa piuttosto di carbone, comunque un sapore un odore molto legnoso, e soprattutto sono sconvolto dalla quantità presente di questi pezzi che appunto non sono chicchi di caffè, sono tra virgolette la scorza. Guardate quanti, potrei veramente... Guardate questo che difetto. Brutto, 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 eh? Guardate questo quanto è difettoso. Bene, dai, diciamo che un'idea ce la siamo fatta. Sinceramente non potevo aspettarmi tanto di diverso dal prodotto più economico sul mercato. Quindi quello che rilevo è sicuramente un odore molto piatto, molto che ricorda un po' il legno anche cotto, bruciato. E poi ci sono tanti difetti visivi di cottura, alcuni assolutamente molto chiari, altri invece totalmente carbonizzati, e questo fa sì che il gusto non sarà uniforme, sentirete magari le parti bruciate e delle altre parti un po' più deboli. Guardate questo quanto è bruciato, questo per me è un tocco di carbone, infatti basta toccarlo e esplode. Erano più cenere sinceramente del caffè, senza offesa. Poi i chicchi sono mediamente piccolissimi, che appunto sembrano non certo la prima scelta, ovviamente un calibro grande nel chicco è tutt'altra cosa come qualità. E poi vedo tantissime cocchie, nel senso vedo la buccia del chicco di caffè. Che significa che quello non è caffè, quello è una componente del frutto del caffè che però non rilascia il gusto del caffè. Una volta macinato ovviamente questo non è percepibile, ma nel senso è solo percepibile nel gusto. Tra un caffè buonissimo, eccellente, e un caffè meno buono, sicuramente la differenza la fa quello che c'è dentro, quindi un caffè magari con un calibro più piccolo, un caffè più carbonizzato, un caffè con difetti, con chicchi tarlati. Sicuramente questi sono tutti difetti che in tazza si ritrovano. Non potrà uscire il miglior caffè del mondo con questo caffè che, come dicevo, è il più economico sul mercato. Vediamo se c'è dell'altro, tipo pezzettini di legno. Ma questo è pieno di questi che non sono chicchi. Guarda questo. Mamma mia, certi sono carbonizzatissimi.
Però dai, ce lo dobbiamo aspettare, no? Cioè, se tu vuoi il prodotto più economico del mondo. Ok, già da questo sguardo, un'altra cosa che vi faccio notare è perché stranamente e spesso il caffè macinato costa meno che il caffè in chicchi, perché teoricamente il caffè macinato ha un'ulteriore lavorazione che ha un costo, che è appunto la macinatura. Ma nel macinato, una volta macinato, tutti questi difetti non si trovano e quindi spesso e volentieri il caffè macinato può essere di qualità inferiore rispetto al caffè in grani, perché un caffè in grani basta aprirlo e subito ci si rende conto della qualità anche visivamente, come adesso lo stiamo facendo insieme. Invece nel caffè macinato si è persa la possibilità visiva di vedere com'è un caffè, quindi spesso nel macinato ci finiscono qualità inferiori. Ovviamente sto parlando in generale, poi bisogna andare sempre a vedere nello specifico. Per esempio nel mio caffè la miscela che faccio in grani è la stessa che poi vado a macinare, però generalmente, soprattutto nell'industria, quando si punta al miglior prezzo, nel caffè macinato, visto i difetti visivi non si vedono, tutte quelle micro imperfezioni dei chicchi che abbiamo mostrato finiscono macinate e quindi il caffè macinato può costare meno del caffè in grani, che invece di solito al caffè in grani si riserva una qualità leggermente migliore, in maniera tale che quantomeno visivamente chi lo apre trova un risultato migliore. Guarda questo. Dov'è il caffè? Bene, adesso mettiamo a posto questo e apriamo il mio. Ho preso a caso, ho preso la mia miscela a braccio, che è la miscela più forte, caratterizzata da una buona presenza di robusta di eccellente qualità e anche un pizzico di arabica, quindi troveremo sicuramente al suo interno chicchi diversi perché è una miscela, ma andremo a vedere la differenza rispetto a questo che abbiamo già analizzato. Intanto questo lo metto qua, vediamo se qua si vede. Perfetto, eccoci tornati qua. Allora, questo video risponde anche a tanti che mi hanno detto ma perché non parli mai del tuo caffè? Non ne parlo mai sinceramente perché mi piacerebbe che questo canale rimanesse un canale informativo sul caffè e non ci fosse una sponsorizzazione o un condizionamento per vendere il caffè. Tanto se qualcuno voglia assaggiare il mio caffè sicuramente non farà fatica a trovare il mio sito e ad assaggiarlo. Io non voglio pubblicizzare il mio caffè, voglio semplicemente portare la consapevolezza e dare le risposte a quelle persone che magari si sono sempre chiesti ma perché un caffè costa 4 euro e un altro caffè costa 12, 18, cioè può costare un caffè 5 volte di più? E vedremo, adesso prendo il mio caffè, se già visivamente c'è la risposta a questa domanda, perché anche a me da consumatore faceva strano trovare così tanta differenza tra una semplice materia prima che è il caffè, che dovrebbe essere un chicco di caffè, quindi abbastanza comune. Quindi i miei video vogliono rimanere informativi e non voglio essere di parte e dire sempre il mio caffè è più buono, il mio caffè vince. No, io in questo caso vi porto solo il mio caffè ad esempio come quello di una piccola torrefazione che cerca di fare un prodotto artigianale con passione e con amore. Perfetto, andiamo adesso ad aprire quindi il mio caffè. Allora, l'odore di questa miscela forte è sicuramente ha comunque dei sentori di legno tipici della componente robusta, ma ci trova anche un retrogusto di cioccolato. Andiamo a vedere visivamente i chicchi. Allora. La prima cosa che salta all'occhio innanzitutto è l'uniformità del colore. Rispetto all'altro, che c'erano veramente delle macchioline molto chiare e delle macchioline molto scure, questo sicuramente è più uniforme, quindi anche il gusto in tazza ovviamente risulterà più uniforme e più vicino a quello, diciamo, desiderato dal torrefattore quando ha creato questa miscela per ottenere quel gusto. L'altra cosa visiva è la dimensione dei chicchi, ovviamente, cioè i chicchi sono mediamente molto più grandi, anzi, poi magari riprendiamo un po' di questo per vedere le differenze
e vi mostrerò da vicino, magari visivamente da vicino è più facile capire. Qui la presenza di difetti, come ad esempio questo, è in misura molto 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 minore. Diciamo che sono tutti chicchi di caffè molto più facilmente riconoscibili perché sono più grandi e quindi si vede la venatura al centro in maniera chiara, mentre nell'altro erano alcuni talmente piccoli o talmente strani e storti che facevo fatica quasi a riconoscerli. Questo è un difetto. I chicchi, essendo così grandi, si riesce veramente a vedere bene la venatura, perché voi sapete che l'arabica e la robusta si riconoscono anche grazie alla venatura del chicco, di cui l'arabica ha una venatura molto diversa rispetto alla robusta. Essendo i chicchi sufficientemente grandi, si riesce a distinguere meglio i chicchi di robusta da quelli di arabica. Su questo di Moka sono veramente dei chicchi piccolissimi e adesso vi farò uno zoom da vicino per farvi notare la differenza. In questo tostato da me grossissimi chicchi carbonizzati sinceramente non ne trovo. Ovviamente il sentore che dà dei chicchi carbonizzati poi dipende da quanti ce ne sono e ovviamente quello influisce poi sul macinato che andrete a produrre, e quando andrete a estrarre nella macchina espresso quei chicchi di bruciato daranno dei sentori appunto di bruciato del caffè, che sinceramente è vero che il caffè espresso deve essere bello forte, caldo, tra virgolette bruciato, ma non deve avere un retrogusto di bruciato. Può avere dei retrogusti di legno che magari sono tipici delle miscele molto forti, molto corpose, che hanno una forte presenza di robusta tipica dell'espresso napoletano, ma non devono sapere di bruciato. Basta, io su questo non mi dilungo di più perché altrimenti sembra la pubblicità del mio caffè, però l'abbiamo visto, cioè già anzi adesso li rovescio di nuovo accanto così magari riesco a mostrarvi le differenze proprio visive, sia in termini di uniformità di colore, sia in termini di dimensioni di chicco e sia in termini di difetti, dove veramente nel caffè di prima ne sono usciti tanti, ma è anche fisiologico. Non tutti magari si possono permettere un caffè di 10, 12, 15, 20 euro al chilo e su questo nulla da dire, però è giusto che quando noi facciamo le scelte siamo consapevoli di quello che andiamo a scegliere, cioè probabilmente a 4 euro i vati comprensivi di distribuzione, guadagno il distributore, in questo caso Lidl, e guadagno il produttore, è difficile che ci possa essere un buon caffè, e questo noi dobbiamo essere consapevoli. Quindi se si possono spendere solo 4 euro, allora sicuramente quella è la scelta migliore, ma se si può scegliere un po' di più per qualcosa a cui si tiene come la pausa caffè, forse è meglio rivolgersi altrove. Ora preparo di nuovo un po' di spazio per aprire di nuovo il Moka e vi lascio parlare le immagini. Così. C'è differenza? Bene, se questo video vi è piaciuto vi rimando al video di sabato prossimo, vi lascio un'anticipazione, parleremo di decalcificante e decalcificazione delle macchine, che è sempre un argomento molto utile. Ad ogni modo, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e commentate, perché settimana prossima estrarrò un nuovo vincitore tra chi è iscritto e tra chi ha commentato il video, quindi mi raccomando, condividete il video, commentate e soprattutto ditemi che ne pensate di questo caffè, se il risultato di questo confronto visivo era come vi aspettavate e che cosa comprerete la prossima volta al supermercato e se ci farete caso come ci abbiamo fatto caso in questo video. Con questo vi ringrazio, un saluto e alla prossima!